Questo è un garage storico, nel senso che qui rinascono auto e furgoni che hanno fatto la storia, principalmente legati al marchio Citroën, perché poi ve lo presenterò dopo, il nostro ospite è appassionato di Citroën. E quindi adesso scopriamo che cosa fa su Terzo Garage. Eccolo qua, Luca Giaccardi, nella vita architetto, però come passione è restauratore di auto. Sì, è così, sono appassionato Citroën praticamente da quando ho avuto l'età della ragione e della patente, soprattutto. La mia prima macchina è stata una 2 cavalli, da allora non ho smesso di avere modelli legati a questo marchio. E qui hai, come dire, proprio dei pezzi unici, ad esempio questa che cos'è? Questa è una Citroën Traction Avant, è il regalo che mi sono fatto per i miei 50 anni e di cui affronteremo il restauro prossimamente. Citroën ha cominciato a fare macchine subito dopo la fine della prima guerra mondiale, è praticamente l'Henry Ford d'Europa, è quello che ha portato la catena di montaggio dell'automobile di massa in Europa. Giulio Maiocco, anche tu appassionato, ma la tua passione è quella dell'elettronica storica, no? Applicata in questo caso alle auto storiche. Esatto, praticamente diciamo che la mia passione principale è il restauro di vecchie radio, vecchie TV, quelli ancora dei nostri nonni, diciamo. E dopo che ho conosciuto, appunto, che ormai ci conosciamo da 20 anni io e Luca, si è trasferita anche su questi divertenti giocattoli da lottare e cercare di riportarli in vita. Qual è la sfida principale in questo caso sulle auto d'epoca? Tante volte tanti problemi sono creati da falsi contatti, da cavi che sono marci, isolamenti che sono guasti. Citroën praticamente motorizzò soprattutto la Francia, che era la nazione con più automobili, specialmente la città di Parigi, per tutto il periodo prima della guerra. Nella grande crisi degli anni 30 cercò di affrontare la crisi mondiale praticamente portandosi avanti con un modello che sarebbe stato innovativo, che avrebbe spostato in avanti la sua lotta nei confronti della concorrenza di almeno 20 anni. Questo modello è stata la prima macchina a trazione anteriore di larga diffusione, da cui il suo nome. Il design di questa macchina è italiano perché dagli anni 30 André Citroën aveva favorito l'ingresso di un designer italiano, si chiamava Flaminio Bertoni, originario di Varese. Lui disegnò le più iconiche macchine Citroën. La prima fu questa, Traction Avant, fu uno dei maestri. Seguirono le automobili Citroën 2 cavalli, la DS e altre. Un altro modo in cui André Citroën cercò da subito di affrontare la crisi economica degli anni 30 fu concepire una macchina che fosse realmente alla portata di tutti, di un pubblico che non avrebbe mai pensato di avere l'automobile, principalmente la popolazione rurale della Francia e delle zone coloniali di cui disponeva all'epoca quella nazione. A metà degli anni 30, intorno al 1935-36, muore André Citroën e Michelin compra la fabbrica. Persevera in queste idee, renderà più affidabile la Traction Avant e avvierà un progetto che si chiamerà Tout Petit Voiture, la vettura piccolissima, la vettura minima, in linea con tutte le idee che c'erano all'epoca anche nell'edilizia residenziale con i modernisti. Avvierà questo progetto che vedrà veramente la nascita solo nel dopoguerra. La 2 cavalli sarà una macchina con un piccolo motore bicilindrico di derivazione di motocicletta che in origine era molto più rustica di quella che vediamo adesso, che è un modello di metà anni 70. Nel 1948 viene lanciata la 2 cavalli tra l'ilarità generale che vede del pubblico che si aspetta le macchine americane e invece scoprirà l'esistenza e l'utilità e la praticità e l'economia e la grande capacità di viaggiare e scoprire il mondo che offrirà una macchina minima invece. La 2 cavalli diventerà nei decenni successivi, fino agli anni 70 e 80, un'auto innanzitutto che diventerà sempre più legata ai giovani e diventerà anche la seconda auto di molte famiglie.
Soprattutto scoprirà una vocazione veramente dei grandi viaggi. Saranno già dagli anni 50, ci sono viaggiatori che fanno il giro del mondo in 2 cavalli. Citroën stessa cavalcherà a un certo punto questa passione della gioventù dell'epoca, organizzando viaggi collettivi in località allora famose, l'Afghanistan, l'Iran e l'Africa, che culmineranno nel Ride Afrique del 1973. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Quanti anni ha questo furgone, Luca? Questo furgone è del 1966. In realtà è stato costruito identico per un lungo periodo dal dopoguerra in poi. In particolare questo esemplare ha la stranezza di essere stato italiano dall'origine. Di solito si prediligevano marche come la Fiat, naturalmente. Questo invece è stato venduto nuovo a Cuneo nell'estate del 1966. Faceva consegne di soprattutto prodotti dolciari ai bar del cuneese. Lo vediamo meglio sull'altro lato, dove sono ritornate alla luce durante l'operazione di pulizia alcune delle iscrizioni pubblicitarie che riportava. In particolare questo tipo di caramelle si chiamavano Lis Bar, erano delle caramelle a contenuto alcolico che venivano all'epoca, negli anni 60, considerate positive per gli automobilisti, cioè un po' d'alcol teneva attenti alla guida. La storia di questo furgone ha un seguito, perché il suo successivo proprietario lo trasformò in un trasporto cavalli. Nel dopoguerra c'è un enorme bisogno di mezzi commerciali, esplode il fenomeno dei veicoli leggeri da lavoro rispetto agli autocarri. Venivano trasformate molte autovetture di prima della guerra in autocarro e molte case, tra cui Citroën, concepiscono invece dei furgoni già a cabina avanzata, leggeri, per cui utilizzano la meccanica dei veicoli anteguerra. Nel caso della Citroën la sua meccanica a trazione avanti, quindi praticamente avevano un motore della berlina a trazione avanti, il 1009 di allora. Giulio che cosa sta facendo? Lei sta riparando, sostituendo un cavo di avviamento alla batteria, perché abbiamo avuto dei piccoli problemi nella rimessa in servizio di questo monumento. Ma prova, dai. Quale può essere il problema? Non è solo elettrico, probabilmente da smontare il carburatore che si sarà otturato, si saranno messi in circolo vecchi depositi. Addirittura portava cavalli, perché la particolarità e anche la comodità di carico è una soglia molto bassa, intorno ai 35 cm. Esatto, tra i vantaggi che aveva Citroën era disporre della trazione anteriore della sua vettura berlina. Questo permetteva di abbassare incredibilmente il piano di carico, alla differenza di quasi tutti gli altri furgoni che erano derivati da autocarri con trazione posteriore. La particolarità è tutta questa lamiera ondulata che trovate, che è caratteristica della costruzione della carrozzeria di questo furgone e anche delle prime 2 cavalli. Citroën negli anni 30 praticamente si ispira di fatto alle teorie e alle pratiche aeronautiche di quel periodo. Qualcuno ricorderà gli aerei magari da guerra tedeschi Junker, che avevano la carlinga costituita da lamiera finissima, molto nervata, molto ondulata, per garantirgli la necessaria rigidità. Sembrerebbe che si sia bruciata, forse a contatto con la benzina, parte della guarnizione. Adesso quindi? Adesso quindi sarà da vedere se si dispone di un'altra guarnizione di ricambio, una bella pulita, e si prova a rimontare e vedere se questa volta siamo più fortunati, come si dice. Ecco la guarnizione, Giulio. Buon lavoro. Fantastico. E non era preparata, cioè ce l'avevi già proprio. Automobilista previdente non manca mai di niente. Vediamo ora se va in moto.
La fine della trazione avanti arrivò a metà degli anni 50, quando i gusti erano enormemente cambiati e nessuno comprava più una macchina con i fari sporgenti. Da tempo, da molti anni, aveva in lavorazione Citroën quello che sarebbe stato forse il suo capolavoro, secondo molti, la Citroën DS, una macchina che conservava tutti i vantaggi della trazione avanti, la trazione anteriore, la lunghezza e la spaziosità dell'interno che sono dati dall'assenza del ponte e della meccanica posteriore, e poi il vero colpo di genio che fu l'invenzione della sospensione oleopneumatica, quindi un insieme di gas e olio idraulico che sospendevano la vettura in viaggio, dando un conforto di sospensioni che era sconosciuto fino a quel momento, che non si sarebbe ripresentato in nessun modello del futuro. La macchina era enormemente spaziosa, lunga più di 5 metri e nelle finiture arrivava a livelli anche molto più evoluti di questo veicolo, che era la serie economica in realtà, derivando dalla serie ID, che era quella più economica delle DS. E questo invece è il modello estivo, studiato per agosto, diciamo. Esatto, più estivo ancora che la scoperchiabile 2 cavalli. E una delle derivate molteplici della 2 cavalli, forse in effetti la più pazzesca. La sua caratteristica principale è la carrozzeria, che è interamente in plastica ABS, rivettata e abbullonata su una struttura tubolare sottostante. Questo le garantisce una leggerezza anche eccessiva. E soprattutto la parte di sopra, a eccezione di questo che è un accessorio d'epoca, era in telli di cotone. E il suo uso ancora una volta non è solo di divertimento estivo come le spiaggine, la mini moche. Di nuovo aveva una grossa attenzione alla clientela rurale soprattutto. Infatti la capacità di carico che vediamo dietro, specie in una versione scoperta, è enorme, ci stanno le balle di fieno proprio. È quasi un pick-up ante litteram. Esatto, un pick-up. Dobbiamo pensare che tutta la produzione francese dell'epoca si rivolge alle enormi campagne e anche ai paesi oltre Mediterraneo, in cui ancora, anche dopo il colonialismo, c'era una diffusione per questo tipo di veicoli, che sono tuttora molto apprezzati in Nord Africa, ad esempio. E anche utilizzati dal proprietario. Nel mio caso utilizzati quotidianamente, nel senso che specie d'estate la mia attività di pendolare si svolge con questo veicolo, il cui piacere è evidente. Siamo sulla Meari, partiamo, l'allegra brigata guida Luca, almeno in questo momento, così mi fa un po' di scuola guida, perché davvero è un po' particolare questa, Giulio dietro, tutto bene? Tutto a posto, ormai sono familiare con questo mezzo. Allora, Luca mi ha insegnato un po', vediamo se riesco a far partire la macchina. Contatto. Pulsante. Ovviamente. Freno a mano. Freno a mano da togliere, che già mi dimenticavo. Quest'anima. Marce. Prima. Via la frizione. E via. La faccio morire. Ok. Poi i pedali molto molto vicini, perché qui non c'è ah già, siamo ancora in prima. Seconda. Perfetto. Sono riuscito a mettere la seconda. Terza. Diciamo che è tutto un altro tipo di guida, è pazzesco. Allora, il Meari, tra le sue particolarità, appunto al fatto che la meccanica è identica a quella della 2 cavalli, anzi è un derivato della TH, che già esisteva nel 1968. Qui è particolarmente accessibile in questo caso perché hai tutto sott'occhio, come togli questo pezzo di plastica, che si può, anzi per praticità, togliere interamente.
Qui vediamo il motore a 2 cavalli tradizionale evolutosi negli anni, un bicilindrico raffreddato ad aria, una grossa ventola butta continuamente attraverso un convogliatore l'aria di raffreddamento sulle alette dei 2 pistoni contrapposti. Seguono il cambio sovrastato da una serie di condotti per il riscaldamento, il filtro dell'aria, il motorino d'avviamento. Altra particolarità è la posizione dei freni anteriori, che fin dall'origine nella 2 cavalli è attaccato al cambio e non sull'estremità delle trasmissioni delle ruote. Questo secondo una teoria dell'epoca, che probabilmente ha la sua validità, che in questo modo elementi pesanti come i tamburi dei freni sono nella parte sospesa della macchina, cioè dove agiscono sospensioni, e non nelle parti non sospese, ovvero attaccato alle ruote. Inizio a prendere due schifezze. Vuole un po' di esercizio anche con il volante, che è veramente enorme. Enorme. Allora, io ringrazio molto Luca Giaccardi perché è stato gentilissimo, ci ha aperto il suo garage e ci ha fatto scoprire veramente dei tesori su 4 ruote. Luca, grazie. È stato un piacere, grazie Alberto. E magari potremo tornare un'altra volta per scoprire altre meraviglie. Quando volete. Io ringrazio voi, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like, magari iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!